La via del risveglio. Abbiamo detto che l'uomo risvegliato ha compreso di non essere alcun ente agente ma soltanto un contenitore di energie con varie vibrazioni. Non è lui in quanto vero ente che agisce, ma sono soltanto le energie condensate che costituiscono il suo corpo fisico e cervello. La memoria presente in una parte del cervello è essa stessa un insieme di energie. Quello che noi definiamo con mente è sempre un'attività cerebrale di un prodotto del pensiero conscio, almeno per lo stato di veglia, mentre nello stato onirico ci sarà l'inconscio che si imporrà, ma se la mente, ovvero il cervello, non produrrà momentaneamente alcun pensiero dove si potrà collocare la mente. Compreso questo, anche se tutto ciò è solo illusione a causa delle energie in gioco, l'uomo può comunque impegnarsi a modificare il suo mondo relativo, che lui si è creato, cambiando la qualità delle energie sia del corpo grossolano che sottile, energie che gli possano assicurare benessere fisico e psicologico. L'importanza di sognare e di non poter scegliere il tipo di sogno è importante perché ci mette davanti ad una realtà che ci sfugge e che sono le qualità di energie che operano in noi. Non dobbiamo mai dimenticare che se si sogna è perché l'io illusorio non è stato distrutto ma, anzi, è proprio la sua presenza in ciò che definiamo mente che ci fa temere come reale la morte che, ovviamente, nel piano assoluto non esiste. Quindi finché durerà una qualunque forma di energia che sostiene l'ego o personalità e che fa credere che esiste un soggetto autonomo, ovvero una mente duale che crea e sostiene l'illusione come realtà, durerà anche l'esperienza della morte, quindi di schiavitù. Il vero completo risveglio è non sperimentare più la morte tanto temuta in quanto non esiste alcun ente autonomo indipendente. Lo risvegliato non vedrà più singoli individui dotati di individualità autonoma, enti indipendenti gli uni dagli altri, ma solo un complesso coacervo di energie che interagendo fra loro daranno vita apparente sia al singolo che alla collettività a ciò che chiamiamo personalità. Esiste sia una personalità individuale che collettiva. Questa complessa combinazione di energie sarà la base della formazione di ciò che sperimentiamo come individui e come società. A questo punto dobbiamo diffidare da ogni forma di conoscenza perché credere di sapere è il più grande ostacolo che impedisce veramente di sapere. Si potrebbe subito obiettare che anche questa riflessione è portatrice di una qualche conoscenza. Le mie riflessioni non hanno titolo di insegnare e ancor meno hanno la pretesa di farlo, ma sono, come ho sempre sostenuto, condivisioni utili solo a invitare il lettore a cercare con le proprie forze di sperimentare una via alternativa spoglia di ogni cultura e religione che, invece di liberare, ha reso più schiavo l'uomo. Come è stato detto più volte qui non si tratta di credere ma di vedere con occhi neutri e liberi. Il cammino consisterà quindi solo nel far affidamento alla propria autocoscienza, qualità che ogni essere umano possiede, ed è quanto basta per iniziare. Sarà poi la costante attenzione cosciente che consentirà di vedere ciò che non si vede, da qui la giusta acquisizione di vera conoscenza utile per agire con atteggiamento giusto e coerente. Di fatto c'è differenza sostanziale fra vedere e guardare. Quando vedo un oggetto la coscienza si limita ad osservare senza che entri in gioco la personalità. Quando guardo oltre alla coscienza entra in gioco anche la personalità. E questo fatto dice che il soggetto quale mi considero è coinvolto con l'oggetto, in sostanza assorbe l'oggetto. Quindi vediamo quello che crediamo realtà essere in forma e distorta. Sarebbe un enorme passo in avanti se si fosse coscienti di questi sottili meccanismi psicologici che stanno alla base dell'osservazione. Questo deve far capire che la visione esteriore è complanare a quella interiore. In altri termini è l'interiorità che determina l'esteriorità. L'esterno diventerà solo l'occasione per attivare le energie interiori. La conseguenza di tutto ciò sarà una visione esteriore sempre più neutrale e quindi più reale. Inizialmente lo scenario interiore che si andrà palesando nella via non si presenterà come un mondo pacifico ma sarà turbolento e pieno di conflittualità tutte da trasmutare e superare. Conflittualità che prima si viveva solo esteriormente in modo del tutto inconsapevole, ora lo si vive interiormente. Ciò che scopriremo sarà un mondo del tutto nuovo e sconcertante quanto inizialmente doloroso. Dovremmo prendere coscienza che in realtà non siamo ciò che si è sempre pensato che fossimo ma siamo ciò che realmente siamo.
Un guazzabuglio di pensieri che si arruffano per emergere nel conscio e dare sfogo alle loro energie represse. Siamo ciò che non vorremmo aver pensato di essere. Siamo ciò con cui dovremmo ora confrontarci se vorremmo liberare la nostra coscienza e rendere pura la mente, non però cambiare in un'altra personalità ma trascenderla e liberare le sue energie di quella attuale. Fino a quando si cercava di conseguire un certo destino, una certa posizione nel mondo, in realtà si concretizzava sempre l'opposto, o quasi, semplicemente perché inconsapevolmente si stava sostituendo una personalità con un'altra. Quindi se prima esisteva un mondo esteriore che coincideva con l'identificazione del corpo e un mondo interiore separato sempre in conflitto, ora con la cessazione graduale del conflitto interiore si passerà a una unione fra interiorità ed esteriorità. La pace interiore si manifesterà anche esteriormente, la cui conseguenza sarà una visione unitaria e perciò più reale. Questa unitarietà dell'esperienza porterà a essere coscienti e comprendere veramente le cose per quello che sono e non per quello che si pensava fossero. In pratica si sta sempre più usando i sensi interiori e meno quelli esteriori grossolani. Ecco allora che viene in essere il concetto di verità. La verità sarà sempre relativa al grado e livello di coscienza conseguito e quindi al livello di vera conoscenza conseguita. L'uomo ordinario, dalla psiche separata, crederà di possedere una verità inattaccabile, frutto solo di cultura, mentre l'uomo spirituale, con una visione interiore più profonda e una conoscenza più vera, possiederà una verità ben più ampia, simile a quella legge fisica che non annulla ma comprende le leggi che l'hanno preceduta. Ecco perché l'uomo spirituale non disquisirà mai con l'uomo ordinario, non perché si senta superiore ma perché l'interlocutore non può comprendere. Ma la verità dell'uomo spirituale non sarà la verità ma solo ancora la sua verità. Da qui si comprende come l'azione che si mette in atto è sempre in relazione al grado di verità che si possiede. L'uomo spirituale lungo il suo cammino vedrà nel mondo solo sofferenza che farà nascere in lui un sentimento di compassione e di pietà per chi sta soffrendo a causa delle personali verità. La verità relativa non è falsa. È semplicemente relativa ma dalla quale bisogna separarsene quanto prima e tendere alla verità assoluta, l'unica che può offrire pace, tolleranza e amore.